Buongiorno. Relativamente al conflitto USA-Iran, domenica Trump ha condiviso un post sui social, in cui informava di essere stato contattato dal Qatar, dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi, perché rinviasse l'attacco militare pianificato contro l'Iran, previsto per lunedì, poiché sarebbero in corso serie negoziazioni e, secondo la loro opinione, in qualità di grandi leader e alleati, verrà raggiunto un accordo, che sarà molto accettabile per gli Stati Uniti, così come per tutti i paesi del Medio Oriente. Questo accordo includerà, dettaglio importante, nessuna arma nucleare per l'Iran. Sulla base del rispetto per i leader sopra menzionati, Trump ha dato istruzioni di non effettuare l'attacco programmato contro l'Iran, ma di rimanere pronti a procedere con un assalto completo e su larga scala contro l'Iran con breve preavviso, nel caso in cui non venga raggiunto un accordo accettabile. Tuttavia, agli Stati Uniti non interessa nulla dei paesi del Golfo, non avendoli avvisati in anticipo all'inizio del conflitto né per il Project of Freedom, e, difatti, i tre paesi hanno negato di aver contattato gli Stati Uniti. Ad ogni modo all'amministrazione Trump restano tre strade, a parte l'ipotesi di un accordo con l'Iran. Quella di dichiarare la vittoria e abbandonare il conflitto, ma diverrebbe una vera e propria ritirata. Lasciare tutto, così com'è, con il blocco ad oltranza dello stretto di Hormuz. Ma l'efficacia, le tempistiche e i costi, trasformerebbero la scelta in un boomerang politico. Infine la ripresa del conflitto. In quest'ultimo caso, però, il conflitto dovrebbe attuarsi molto più intensamente rispetto ai primi 39 giorni. D'altronde, se non ha funzionato la prima volta, ma ti aspetti che funzioni la seconda, la campagna di bombardamenti dovrà essere più massiccia. E, tra l'altro, gli Stati Uniti non possono permettersi che un nuovo scontro si protragga oltre le 2 o 3 settimane, vista la scarsità di munizioni e le alte temperature, che metterebbero a dura prova uomini e mezzi. È certamente una pessima alternativa. L'ipotesi potrebbe essere quella bombardare le infrastrutture energetiche dell'Iran, che provocherebbe una risposta senza precedenti da parte dell'Iran. Ascoltiamo le parole del senatore repubblicano, Lindsey Graham, e del generale in pensione del Corpo dei Marines, Arnold Punaro, sui possibili obiettivi da bombardare. Ti stai chiedendo di colpire le infrastrutture energetiche? Ci sto chiedendo di danneggiare questo regime. Se fai sempre la stessa cosa otterrai lo stesso risultato. Li danneggerai di più. Forse faranno un patto se li danneggi abbastanza. Ma in questo momento penso che stiano cercando di aspettarci. Penso che stiano giocando. E per usare le parole del presidente penso che siano pazzi. Trump, in una nuova intervista al New York Post, ha affermato di non essere aperto a nessuna concessione e che l'Iran sa cosa accadrà presto. Ora si unisce a noi Arnold Punaro, generale in pensione del Corpo dei Marines. Il presidente Trump ha sostanzialmente preso in considerazione la ripresa delle principali operazioni di combattimento. Il nostro esercito è stato pronto ed è pronto a farlo in qualsiasi momento. Il tempismo è appropriato per diverse ragioni. Innanzitutto, sebbene il blocco abbia avuto successo, non ha mosso abbastanza velocemente i sostenitori della linea dura sulla via diplomatica, e il presidente ha fatto bene a iniziare con la via diplomatica e ad avere e mostrare una pazienza ammirevole, Ma è certamente una pessima alternativa. Ascoltiamo al riguardo le parole del professor Marandi, analista geopolitico e professore all'Università di Teheran. Penso che ci sia una buona probabilità che assisteremo a un assalto militare, un grande assalto militare. Perché alla fine, se il regime israeliano lo vuole, se la lobby sionista lo vuole, allora probabilmente lo otterranno. Non vedo alcun cambiamento drastico negli Stati Uniti rispetto al sionismo, almeno non ancora. Quindi penso che ci sarà un'offensiva militare. Credo che questa sia la valutazione qui. Probabilmente ci sarà un altro attacco contro l'Iran. Potrebbe essere un po' diverso dal passato. I governi israeliano e statunitense potrebbero iniziare a colpire le infrastrutture critiche iraniane. Questo significherebbe che l'Iran, a sua volta, prenderà di mira infrastrutture critiche sia in Palestina che nella regione del Golfo Persico. Ma nel Golfo Persico, con il caldo estremo dell'estate, questo metterebbe fine a quei regimi. Voglio dire, immaginate gli Emirati Arabi Uniti senza elettricità, con quell'umidità e quel caldo. Voglio dire, nessuno potrà restare in Kuwait o persino in Arabia Saudita. L'ex capo dell'intelligence saudita, Turki al-Faisal, quando ha scritto quell'articolo su una testata vicina al regime saudita, diceva che l'Arabia Saudita si stava prendendo le distanze dalla guerra. Ma in quello stesso articolo, in pratica, affermava che l'Arabia Saudita potrebbe essere distrutta se le sue infrastrutture vitali, che si trovano tutte lungo il Golfo Persico, venissero colpite. Quindi, se attaccano le infrastrutture critiche dell'Iran, sarà una sconfitta per gli Stati Uniti, perché i loro alleati verranno annientati. E non è una guerra che vogliamo. Non l'abbiamo iniziata noi. Non vogliamo la guerra. E ricordate, anche se l'Iran è riuscito a distruggere così tanto nella regione del Golfo Persico, in tutti e 5 quei paesi sono morte meno di 20 persone. L'Iran è stato attento a non uccidere persone innocenti. Eppure 3.400, 3.450, non so il numero esatto, iraniani sono stati massacrati, uccisi. Quindi, adesso ci troviamo in una situazione pericolosa. E penso che ogni giorno che passa, l'avete sentito anche da altri, lo sapete meglio di me, e lo ripeto da tempo, ci stiamo avvicinando a una grande recessione globale. Se le cose continuano così, diventerà una depressione mondiale. Ma se scoppia una guerra, e quella guerra diventa feroce, e cominciano a colpire le infrastrutture critiche iraniane, allora credo che una grande depressione economica, una depressione economica globale, sarà inevitabile. E questo cambierà la vita di tutti. È qualcosa che il mondo dovrebbe davvero temere. Falliranno. Ma la risposta iraniana sarà devastante per il regime israeliano. Devastante, molto peggiore della guerra dei 39 giorni. E per i regimi del Golfo Persico credo che sarà la fine. Li porterà alla fine, molto probabilmente. Eppure, l'arroganza dei loro leader non conosce limiti. In futuro dovranno comportarsi in modo diverso. Gli iraniani non permetteranno più che vengano usati come pedine degli Stati Uniti contro l'Iran o contro gli alleati dell'Iran. Dal punto di vista economico, infatti, l'Iran si trova in una situazione difficile. Ma dal punto di vista militare, oggi l'Iran è più forte di prima.
molto più forte. L'arsenale di missili iraniano è più potente di quanto fosse prima della guerra. Le capacità dei droni iraniani sono migliorate e l'Iran è pronto per una guerra di terra. Si ritiene che l'Iran si stia preparando a un attacco su larga scala, utilizzando migliaia di terroristi curdi provenienti dal Kurdistan iracheno. Ma se questo dovesse accadere, sarà la fine del Kurdistan iracheno. L'Iran farà in modo che dopo la guerra venga smantellato e posto completamente sotto il controllo del governo centrale iracheno. Poi ci sono i terroristi wahhabiti salafiti, che sono sempre stati strumenti dell'Occidente, in tutta la regione e nel mondo, lungo il confine con il Pakistan e dentro il Pakistan stesso, e che si stanno preparando a lanciare un assalto. Stanno venendo addestrati per un attacco all'interno dell'Iran. E ci sono anche i resti di quelle milizie che hanno condotto l'insurrezione armata qualche mese fa, l'8 e il 9 gennaio. I cosiddetti manifestanti pacifici, ricordate? Anche loro, da quello che si dice qui in Iran, si stanno preparando per assalti e attacchi terroristici in grandi città come Teheran. E poi ci sarebbe un attacco congiunto sionista, israeliano e americano contro le infrastrutture critiche iraniane. E forse anche attacchi statunitensi contro le isole, la terraferma e all'interno dell'Iran, in profondità. Come la fallita operazione vicino a Isfahan, dove avevano cercato di localizzare e portare via l'uranio arricchito dell'Iran. Quindi questo è il punto massimo, ed è a questo che gli iraniani si stanno preparando. Un assalto totale, per vedere se riescono a cambiare le sorti e vincere la guerra. Ma quali sono le possibilità di arrivare ad un accordo e scongiurare la ripresa dei bombardamenti? Che andrebbero a deprimere l'economia globale. Le parti si trovano in posizioni inconciliabili. Vediamo. L'Iran ha stabilito 5 precondizioni prima di qualsiasi negoziato. La fine della guerra su tutti i fronti, in particolare in Libano, la revoca di tutte le sanzioni anti-iraniane, lo sblocco dei beni iraniani congelati, il risarcimento per i danni di guerra ed il riconoscimento da parte degli Stati Uniti della sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz. La risposta americana è stata: nessun pagamento di riparazioni o compensazioni da parte degli Stati Uniti, la rimozione e il trasferimento dei 400 kg di uranio arricchito dall'Iran agli Stati Uniti, un solo impianto nucleare iraniano ad uso civile operativo, nessun rilascio oltre il 25% dei beni iraniani congelati, cessazione della guerra su tutti i fronti subordinata al completamento preliminare dei negoziati. Pertanto, anche se l'Iran dovesse soddisfare tutte queste condizioni, la minaccia di un'azione militare da parte degli Stati Uniti e di Israele resterebbe in vigore. Perciò gli Stati Uniti sembrano voler ottenere tramite negoziati ciò che non sono riusciti a ottenere attraverso la guerra. In conclusione, l'escalation bellica sembra essere l'unica alternativa per gli Stati Uniti, guidati dall'arroganza, dalla prepotenza e dal senso di superiorità coloniale, e per l'Iran, intrappolata in un conflitto esistenziale per la propria sovranità, libertà e indipendenza di nazione e civiltà. Se non esistono negoziati segreti, non ne uscirà nulla di buono, né per gli Stati Uniti, né per l'Iran, né per i paesi del Golfo, né per Israele, ma neppure per il mondo intero. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividi.